Buongiorno, sono le 7:05. Oggi sembra una bellissima giornata, ma io devo fare un piccolo pezzo di montagna, credo sia. Devo salire un po', forse fino a 1000 metri e poi riscendere. C'erano due strade, o sulla costa arrivando per Edimburgo o tagliare per il centro. Siccome sto facendo pochissima montagna, quasi tutta pianura, mi piaceva salire. Così oggi salgo, sono 219 km, più o meno la media giornaliera del mio viaggio. Peter si è svegliato alle 5 e guardate cosa mi ha preparato. Allora, succo d'ananas, guardate in che confezione. Mi sto preparando i panini. Sta facendo le uova. Guardate. For English breakfast, my friend. Ha detto cosa vuoi mangiare? Più continentale, europea o English breakfast? No, mi ha detto la colazione inglese, gli ho detto. E quindi mi sta preparando questo. Lui adesso si fa metà della tappa con me, arriva fino al confine con la Scozia. Tra Inghilterra e Scozia sono 100. How many kilometers from here to the border with Scotland? 150? Più o meno 130 km, 150 km. Poi lui ritorna qui. Quindi altra tappa con qualcuno. Il viaggio sta andando davvero alla grande, davvero alla grande. Adesso mangiamo e poi si parte come al solito. Intanto, prima che mi dimentico, voglio salutare Luca Antonio che mi segue da Bisignano tutti i giorni. Non mi ricordo il nome dell'altro ragazzo che cercherò stasera perché sono sempre impegnato, massimo domani. Però voglio ringraziare tutti i gruppi Vespa dalla prima tappa fino adesso, tutti i Vespa Club o gruppi Vespa in Italia, in Svizzera, in Germania, in Lussemburgo, in Belgio, in Francia e in Gran Bretagna. Sono fantastici, mi hanno aiutato una marea di volte, mi hanno portato in posti fantastici, mi hanno regalato soldi, mi hanno regalato candele, ruote, quindi è incredibile l'aiuto che mi stanno dando e vi ringrazio a tutti. Se mi avete incontrato, questo augurio, questo ringraziamento è anche per voi. Grazie mille, grazie mille. Io proseguo intanto. Benvenuti a Lancaster, ragazzi. Guardate questo muro che c'è. Adesso Peter mi sta spiegando che è un muro romano. La Gran Bretagna è molto antica. Ci sono a Londra delle cose risalenti all'epoca romana. The biggest street is Roman Road. Yeah. You're going to be following Roman Road. Ok, that's nice.
Giuseppina, la ragazza che verrà con me fra un paio di settimane, faremo l'ultimo mese insieme, mi ha appena chiamato e mi ha detto che il visto dell'Algeria per il momento non lo rilasciano a turisti, lo rilasciano soltanto per questione di affari, di lavoro. Da una settimana l'Algeria ha riaperto le frontiere e i primi visti che danno li danno a queste persone. Quindi il signore gli ha detto: guarda, torna la prossima settimana e vediamo se danno anche a turisti, ma se prossima settimana non lo danno poi non ci sarebbe più il tempo, perché ci vogliono 2 settimane per ricevere il visto. Giuseppina verso il 30 di giugno parte e se lo fa la prossima settimana, che siamo ancora al 15, in 2 settimane ci rientra, perché dovrebbero darglielo intorno al 28-29. Se le dicono che intorno al 22-25 deve andare, poi non c'è più tempo, quindi l'Algeria salterà. Questo vi aggiornerò prossima settimana, ma questa è una notizia che vi posso dare. In Marocco si va senza dubbio, questo sì. Poi da lì bisogna vedere se c'è un traghetto per la Tunisia. Posso anche andare in Tunisia, Sicilia e ritorno. Altrimenti ci faremo la Spagna, Sardegna e ritorneremo. Quindi vi devo aggiornare man mano col tempo. Noi proseguiamo, si è aggiunto un altro signore insieme a Peter, ci facciamo qualche chilometro insieme. Nella strada che avete appena visto è tutta così, sali e scendi ancora ne farò, e viene chiamata la strada romana, è vecchissima ed è lunga tantissimi chilometri. Insieme a loro mi hanno portato in questa strada spettacolare, it's Roman Road. Yeah, Deer Street. Si chiama così, ed è bellissimo. Sulla destra e sulla sinistra ci sono dei muri che ricordano un po' l'età di Roma. Noi continuiamo. Let's go! Allora, questo qui dove ci troviamo è il più importante museo romano di tutta la Gran Bretagna, chiamata la strada romana a Chester, ed è la villa di Adriano, credo che sia questa. Can I go inside? In the museum? Is possible to go inside? Ci sono troppe persone dentro, quindi devo aspettare qualche minuto che escono alcune persone. Il massimo è 10 persone. Ci sono cose del 300. Continuiamo il viaggio. Ecco qui, ultimo caffè in Inghilterra. A pochissimo c'è la Scozia. Sto per entrare in un posto dove ho vissuto per 2 anni. Ho vissuto 2 anni a Dundee, dove arriverò domani. La Scozia è un posto fantastico, facendo una strada assoluta. Bloody hell, how many ships there are? How many ships there are? Incredible. Everywhere, but So many ships. Incredible.
Ecco a voi la Scozia. Sono entrato a casa, quasi come una casa. Ok, è tempo di lasciare gli amici. Grazie mille, thank you. Thank you. Peter, grazie. Thank you. No problem. Thank you, my friend. Pleasure. Ci vediamo presto. See you soon. And see you in some country in some. Yeah. Down the street, so we chop it, so we do it. This is when you come feel like down the street, alright, so we chop it, so we do it. Down down we lock down the street, so we chop it, so we do it. This is when you come feel like down the street. All I'm full of go play back again, and everybody say yeah. All I'm full of go. Non belle notizie. Mi si è fermata la Vespa di colpo. E adesso vediamo che cos'è. Ho appena lasciato gli amici. Dopo pochissimi chilometri. La benzina ce n'è più di mezzo pieno. Che caspita è successo? Ah no, è uscita la candela, è uscita. Aia, ho perso la vite della bobina. No, maledizione, ho perso la vite. Per questo è uscita la candela. Caspita. E adesso? Come faccio a attaccare questa? Aia, forse non c'ho una vite. Adesso la devo bloccare così e andare a casa così. Non manca tantissimo per Edimburgo. Maledizione. Play back again, see them tapping up the big tune. All I'm full of go play back again, and everybody say yeah. All I'm full of go play back again, see them tapping up the big tune. All I'm full of go play back again, and everybody say yeah. All I'm full of go play back again, see them tapping up the big tune. All I'm full of go play back again, and everybody say yeah. All I'm full of go play back again, see them tapping up the big tune. Sono arrivato numero 3 di Langside Avenue. Andrea, un ragazzo italiano che vive qui da tanto tempo, mi ha contattato, che voleva ospitarmi. Adesso lo sto aspettando, che è andato a prendere i figli a scuola. Quindi l'ho detto che arrivavo alle 4 e sono arrivato alle 3:30, un po' in anticipo. Quest'area è molto bella, guardate che bell'aria che c'è. Che bel parco. Alla fine la bobina è rimasta ancora lì, la devo fissare adesso. Ciao Andrea! Ciao. Come stai? Tutto bene. Che piacere. Pure per me. Vieni, entra qua, vai avanti. Ciao! Ecco, proprio di questo avevo bisogno, di una bella officina, perché mi serve una vite. Ho perso una vite della bobina. Abbiamo. Perfetto, ora ti faccio vedere. Prima di concludere questa tappa, Andrea ha deciso di riempirmi. Ormai dice che è tradizione, lo vede nei video che i vespisti mi fanno benzina. Oggi ho viaggiato praticamente gratis. Peter mi ha fatto il pieno, mi ha dato i panini e adesso Andrea mi fa anche benzina. Bella la vita così. Dai, chiudiamo il video così. Io mi metto a montarlo. Oggi è stata una giornata davvero bella, con una strada meravigliosa e il tempo mi sta anche aiutando. Noi ci vediamo domani col solito video. Buon riposo a me. Ciao.